Aggiornamento di calciomercato Inter. In queste ultime 24 ore è successo davvero di tutto intorno al profilo del braccetto di sinistra che, come sappiamo, l'Inter sta cercando dal momento dell'infortunio di Tajon Buchanan con il Canada. Il profilo individuato, approvato e deciso sembrava essere quello di Juan Cabal del Verona, ma in queste ultime ore appunto su di lui si è consumato il sorpasso definitivo della Juventus, che ha fatto un'offerta superiore, ha chiuso l'operazione e in questi minuti sta facendo svolgere appunto le visite mediche al calciatore, costringendo l'Inter a cambiare obiettivo. Ne parliamo all'interno di questo nuovo episodio di oggi in cui vi do il ben ritrovati amiche e amici passione interisti. Vi chiedo come sempre di cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti se non siete ancora iscritti e allora vediamo un attimo di capire che cosa è successo in queste ultime 24 ore. Ne abbiamo parlato a lungo anche nel corso della diretta di ieri alle 19:30 e lo faremo naturalmente anche oggi, quindi appuntamento anche a questa sera. Facciamo un punto facendo come sempre un passo indietro. Si è fatto male Buchanan, l'Inter doveva decidere se puntare su un esterno per coprire il buco di questa prima metà di stagione in cui purtroppo il canadese non ci sarà, oppure se scegliere per un braccetto sinistro riportando Carlos Augusto nella sua posizione naturale di esterno di centrocampo. La strada, come confermato dallo stesso Ausilio diversi giorni fa, è stata questa e quindi l'Inter sta cercando un braccetto sinistro. I profili sono diversi, come ben sappiamo, alcuni sono a parametro zero, giocatori però più in là con l'età e più costosi, soprattutto uno, e fra poco ci torniamo, altri invece sono giocatori più giovani, più futuribili e che quindi rappresentano, da quello che filtra, profili migliori nell'idea della nuova proprietà nerazzurra Oak-Tree. Alla fine la linea che sembrava aver vinto è proprio quest'ultima, quindi puntare su un giocatore più giovane, più futuribile e il colpo Juan Cabal del Verona sembrava essere quello individuato, superando quindi i vari Mario Hermoso, Ricardo Rodriguez e altri giocatori che erano stati nominati. Vi avevamo fatto anche noi sul nostro canale un contenuto negli scorsi giorni per presentarvi al meglio Juan Cabal, giocatore del Verona, quindi in Serie A, però non esattamente noto ai più. Comunque se vi interessa lo trovate sul canale, anche se purtroppo non sarà più un giocatore dell'Inter come inizialmente sembrava. L'offerta che l'Inter aveva fatto al Verona si aggirava tra gli 8 e i 10 milioni di euro, sembravano più che altro 8 di base fissa più dei bonus che potevano farli arrivare a 10. Si parlava anche dell'inserimento di Kamate o di altre contropartite tecniche per provare ad abbassare anche un po' il costo dell'operazione. Nelle ultime ore, prima di questo inserimento della Juventus, si diceva manca pochissimo, il Verona sembra orientato a dire sì, qualcuno ritornava con la solita formula manca l'ultimo sì di Oak-Tree, che ricorda un po' manca l'ultimo sì di Zhang, una formula e un'idea che non ho mai condiviso particolarmente, alla fine decide la dirigenza, non serve che per ogni operazione ci sia l'ultima conferma, a meno che non si tratti di operazioni molto onerose, molto importanti. E insomma la trattativa sembrava praticamente conclusa. Poi nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata intanto un'indiscrezione, se non sbaglio i primi ad averlo detto sono stati dalla Francia un giornalista dell'Equipe che diceva attenzione perché la Juventus ha trovato un accordo con il Verona per Cabal sulla base di 12 milioni di euro. Poi a ruota sono arrivati anche tutti gli esperti di mercato italiani e in poche ore, come dicevo, si è consumato questo sorpasso. La Juve quindi offre 12 milioni, anche qui potrebbero essere 10 di base fissa più 2 di bonus o qualcosa del genere. Non credo al momento che sia noto l'offerta relativa all'ingaggio del giocatore, che invece l'Inter sembrava aver fatto di circa 1 milione di euro, più o meno, tra il 1 milione e il 1,5 milioni, quindi non sappiamo se hanno offerto di più anche al giocatore, però di certo hanno offerto di più al Verona e di fatto hanno comprato il giocatore, se lo sono assicurate. Questa mattina, come dicevo, visite mediche, è arrivato a Torino per le visite e nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della Juventus. L'Inter è stata beffata, come ovviamente ieri l'ho previsto in diretta, dicevo a chi ci seguiva, state tranquilli che almeno un quotidiano
era abbastanza facile intuire quale, avrebbe titolato Inter beffata, e infatti, non a caso, Tuttosport titola Inter beffata. Non mi sento di criticare fino in fondo questo titolo, per come è andata la vicenda si presta molto all'idea di Inter, in questo caso Inter beffata, soffiato il giocatore all'ultimo secondo. In realtà da quello che filtra poi anche su altri quotidiani, la Gazzetta, e mi pare ne scriva anche il Corriere dello Sport, sicuramente la Juve ha fatto una mossa a sorpresa, allo stesso tempo però una volta che l'Inter ha saputo di questo affondo della Juventus, sostanzialmente ha deciso di comune accordo tra dirigenza e proprietà di non partecipare a delle aste, quindi non fare una controfferta ancora superiore, ma di lasciare semplicemente il giocatore alla Juventus. Sinonimo, credo io, del fatto che sicuramente Cabal piaceva, sicuramente era considerato un profilo interessante, non è considerato il fenomeno generazionale da acquistare a tutti i costi, altrimenti sarebbe stata fatta un'altra offerta e cercato quindi di controsorpassare la Juventus, che si assicura un giocatore sicuramente interessante. Nel caso dell'Inter era uno dei tanti che venivano valutati, e infatti già nella serata di ieri Sky Sport, nel suo aggiornamento di calciomercato, diceva addirittura che oltre a tutti gli altri nomi che ancora rimangono, non solo Rodriguez e Hermoso come vi dicevo prima, ma anche i vari Kivior, Pirola, ce ne sono tanti che l'Inter sta seguendo. Sky diceva potrebbe spuntare addirittura un nuovo nome, un Mister X, anche questa non una formula che mi fa impazzire, però diciamo così, un Mister X ad oggi non ancora noto a nessuno al di fuori della dirigenza, che però potrebbe essere noto nelle prossime ore, e lo vedremo. Nel frattempo però l'Inter sta già preparando e ha già quasi diciamo deciso di affondare per la risposta alla Juventus, e parliamo in questo caso di Giovanni Leoni, giocatore della Samp, anche lui molto giovane, più di Cabal, giocatore su cui c'era anche il Napoli, c'erano anche altre squadre, viene considerato uno dei più promettenti. Nella scorsa stagione 766 minuti disputati in Serie B con la maglia appunto della Samp, e minuti che lo hanno reso il classe 2006, lui è un 2006, più impiegato d'Italia. E è molto giovane chiaramente, però c'è davvero grande prospettiva intorno al nome di Leoni. L'Inter lo segue da tempo, è pronta ad affondare da tempo, e da quello che pare dopo quest'ultimo affondo della Juve su Cabal, l'Inter sembra intenzionata a chiudere questa operazione per un giocatore, Leoni, che probabilmente non farà parte dell'Inter già dall'anno prossimo. Al momento sembra che si sia orientati a confermarlo a Genova per almeno un altro anno, però poi a partire dalla stagione successiva vedremo eventualmente il processo di crescita che avrà avuto e se sarà già pronto per far parte dell'Inter. Ripeto in chiusura quello che dicevo anche ieri in diretta: non mi strappo i capelli per aver perso Cabal, che è un giocatore, ripeto, interessante. La Juve fa anche un buon colpo, non lo paga poco, già i 10 milioni che sembrava offrire l'Inter da molti erano considerati tantini, la Juve addirittura si spinge a 12, quindi è un giocatore che non viene pagato poco. Non mi strappo i capelli per il semplice fatto che, come dicevo già prima di sapere di questo inserimento della Juve, quindi non faccio la volpe e l'uva in questo caso, già prima dicevo è un nome che è uscito un po' dal nulla, a me sembrava uscito quasi in risposta a questa famosa linea diciamo imposta tra virgolette da Octree, di puntare sui giocatori più giovani. L'impressione che ho sempre avuto, ma parlo proprio di sensazione, è che l'Inter, un po' per abitudine, diciamolo, un po' per sua linea tenuta negli ultimi anni, probabilmente avrebbe preferito affondare più su un Riccardo Rodriguez o addirittura su Mario Hermoso, e su questo sappiamo con una certa sicurezza che Simone Inzaghi, dovesse arrivare Hermoso, sarebbe molto contento. Quindi probabilmente non era una priorità nemmeno per l'Inter il nome di Cabal. Sicuramente dà un po' fastidio, questo non possiamo negarlo, almeno parlo per me, non posso negarlo, dà un po' fastidio di sapere di un giocatore che l'Inter voleva prendere e che viene poi preso dalla Juventus. Questo di base un po' di fastidio lo dà. Però rispetto per esempio al caso Bremer, che in tanti hanno ricordato, mettendolo a paragone, secondo me non c'è paragone. Nel caso di Bremer l'Inter ha perso veramente un giocatore forte, senza tornare sulle dinamiche, e lì ci stava molto fastidio, anch'io ero stato molto infastidito. Nel caso di Cabal, a meno che non diventi il nuovo Roberto Carlos o non lo so, il nuovo Thiago Silva, probabilmente ce ne dimenticheremo presto. Sicuramente bisognerà misurare
diciamo la risposta dell'Inter, non solo su Leoni, che è sicuramente un ottimo colpo e sono contento che l'Inter punti sempre di più anche su questi giocatori come Leoni, come Topalovic, come Alex Perez, che è già arrivato, anche lui difensore dal Betis, perché sono colpi molto interessanti e sono situazioni win-win, come si dice sempre, dal punto di vista tecnico e anche economico. Però è chiaro che serve un giocatore al posto di Cabal, diciamo, al posto nel posto che avrebbe preso Cabal. Vedremo chi sarà. Io, dopo questa vicenda, sinceramente non mi sento di escludere fino in fondo che in realtà poi si proceda facendo un passo indietro, quindi magari tornando sul Ricardo Rodriguez di turno, su quel giocatore un po' più in là con l'età, ma che ti può servire come pezza più affidabile, ripetiamo, per 4-5 mesi. Non ti serve un giocatore che, diciamo, con una prospettiva infinita. Tecnicamente ti basterebbe per 4-5 mesi, quindi anche questo va tenuto in considerazione. Vedremo quindi che cosa accadrà, vedremo se ci sarà un Mister X, come dice Sky, che ad oggi non conosciamo, se invece l'Inter punterà su uno dei giocatori di profili che sono già emersi, e nel caso se lo farà su uno dei più vecchiotti, diciamo tra tante virgolette, o se continuerà su questa linea più giovane. Nel frattempo io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi ricordo ancora una volta di cliccare sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti, ma soprattutto fatemi sapere con un commento il vostro pensiero. Come avete preso questo scippo, se vogliamo dire così, dalla Juventus su Cabal, se vi dispiace, se come me, diciamo, non vi strappate i capelli, e nel caso qual è il vostro preferito, ecco, come difensore per sostituire Tajon Buchanan. Potete farlo nei commenti, ovviamente non vi leggerò e vi risponderò. Se poi volete continuare però a parlare di questo e di tutta una serie di altre notizie, di altre questioni nel mondo Inter, potete farlo all'interno del club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Stiamo ultimando gli ultimi preparativi in vista della nuova stagione che inizierà fra circa un mese, ma con le amichevoli molto prima. Siamo già partiti con Inter Lugano, la seguiamo insieme ovviamente all'interno del nostro club, in cui poi vi proponiamo tanti appuntamenti esclusivi. Questa sera ci sarà il quiz all'interno del nostro club, quindi vi aspettiamo anche per quello. Ed infine, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione. Se mi stai seguendo invece su YouTube, ti lascio un altro approfondimento da recuperare proprio qui.